Tricresyl phosphate, suspected of damaging fertility. This is hydraulic fluid. Look at these warnings. Can you read that? No. But if you read really, really closely, what does it say? Suspected of causing cancer. Vedi qui? Si vede cancer. Look how small the writing is. It's in Italian as well. Lui è l'ex pilota Tristan Lorraine, uno dei primi ad aver messo in correlazione l'aria respirata in cabina con una serie di gravi problemi di salute che ha avuto. These chemicals are really hazardous. You shouldn't be breathing this. Nobody should. So in the jet engine oil, there's an additive, to make the engine last longer. It's fantastic for the engine, but for the human beings, it's poisonous. It's an organophosphate, and that's the dangerous chemical which you're exposed to. When you change power and you change the air supply in the engine, they expect a little bit of oil to leak, and that's what's happening. And they just say, it's a small amount, we don't have to worry about that. And they say that it's only small amounts, but you don't need large amounts of this stuff. It's very poisonous. But usually is so when the fly is going. It's on the ground, engines start, take off, climb, descent, and taxiing on the ground. How often that happen? On about 90% of the flights. 90%. And I can smell it because I know what it smells like. I look at the passengers around me, they're just reading the newspapers. I say, excuse me, can you smell that? And they go, oh yeah. I said, what do you think it is? And they say, I'm sure it's okay. And they carry on reading the paper. And yet public are breathing this stuff. It's a disgrace. It happens since when? This problem started in the early days of jet air travel. They knew that oil was leaking back in the 1950s into the breathing air. They needed to reduce costs, weight, and fuel costs. Tutti gli aerei di linea, quelli che ognuno di noi usa, possono avere questo problema. E stiamo parlando degli aeroplani costruiti negli ultimi 50 anni. They knew the air was getting contaminated, but they probably thought, well, people smoke on airplanes, so who's going to notice a bit of oil smell? Perché, per chi se lo fosse dimenticato, fino a 20 anni fa, sugli aerei, si poteva fumare. When the late 1980s, 1990s come, there's a smoking ban, no more smoking on airplanes. And people then, what's that strange smell? It smells like dirty socks, or like the smell of a wet dog. The smell is oil smell. Quante volte salendo in aereo abbiamo sentito quell'odore di combustibile o chimico e non gli abbiamo dato peso pensando fosse normale? The problem is, how do we know? There are no sensors on board to identify when the air is contaminated. And most people just think it's the airplane smell because passengers trust the airline industry. Come dargli torto? Tutti diamo per scontato che la sicurezza sugli aerei passi attraverso 1000 controlli e leggi severe che tutelano i viaggiatori. Ma BBC, CNN, CNBC, France 2 e anche la TV tedesca, olandese e australiana hanno documentato che l'aria che respiriamo nelle cabine degli aerei può essere contaminata con le sostanze tossiche presenti nei lubrificanti dei motori. E in tutto il mondo sono partite anche delle class action in cui centinaia di ex piloti, steward e hostess chiedono risarcimenti alle compagnie aeree per l'aria che hanno respirato in cabina e che li avrebbero fatti ammalare di quella che in gergo viene chiamata sindrome aerotossica. What's the symptoms? Everybody's different. You can feel nauseous, you feel this sick feeling, especially the next day. I used to get a chemical blister on my nose. You can get numbness in your fingers, you can get heart palpitations, you can feel like you're jet lagged, or you can cognitively, you can be a bit slow thinking. Memory, thought processing, speech. I didn't have any shakes like that, but a lot of people do. Ma quello che preoccupa è che i sintomi si possono presentare anche durante il volo. I've been on flights as a captain when the crew have come up to me and they said, something's not right with the air. And I said, why do you say that? Because I went to ask somebody, what do you want to drink? And they said, oh, I want a Coke. I went to get them the Coke and I came back with water. And they said, I asked for a Coke. And they couldn't remember a simple request like that. E se le hostess non si ricordano le ordinazioni, nulla di grave. Ma se sono i piloti a stare male, la situazione può diventare davvero drammatica. Sentite infatti cosa è successo a questo pilota svedese e al suo collega. During the descent, my first officer, he complained he was feeling very sick and needed to put his oxygen mask on immediately. And I was very dizzy. A couple of seconds later, I felt so bad I was very close to throw up over the instrument panel. It was like a shock. Deterioration of our mental condition was going so fast. Now I got the mask on. That was the last normal movement, physical movement I could do. I was paralyzed. Che sia chiaro, ad oggi non esistono ancora studi scientifici che dimostrino il nesso tra l'aria contaminata in cabina e la sindrome aerotossica, come tiene a specificare uno dei direttori sanitari di British Airways. I accept that there are people who are unwell, and these people's health may well be being harmed by breathing in fumes, but there is no independent scientific evidence of that at the moment. La correlazione, come già detto, non è dimostrata, ma ci sono 2 studi scientifici fatti dalle ASA che per l'Unione Europea si occupa di sicurezza aerea e dicono nel 2014 che sugli aerei la qualità dell'aria è simile o migliore di quella degli ambienti come uffici o scuole, e nel 2015 si corregge dicendo che a bordo sono state trovate sostanze provenienti da questi oli ma in concentrazioni basse e chi ha i polmoni a posto non dovrebbe avere problemi neuronali, cioè se hai i polmoni a posto non dovresti avere danni al cervello. E lo studio finisce così: non si conoscono ancora gli effetti di questi contaminanti sull'uomo, compresi quelli trovati
ritrovati in cabina. Ed in effetti nel mondo, proprio in questi anni, incominciano ad essere vinte le prime cause contro le compagnie aeree, così come è successo all'ex hostess Joan Turner, che ha ottenuto migliaia e migliaia di dollari di risarcimento. The High Court of Australia accepted inhaling oil is harmful. It should never have happened. Solo qualche settimana fa, sul volo Bari-Londra, c'è stato un atterraggio d'emergenza a Basilea. Fumo in cabina, intossicati 4 membri dell'equipaggio. Perché oltre alle perdite lievi, che possiamo sentire come strani odori tipo calzini umidi, puzza di gasolio o cane bagnato, a volte ci sono delle perdite fortissime, tanto da riempire la cabina di fumi tossici. E abbiamo scoperto che nei documenti consegnati da una compagnia aerea al proprio personale di bordo, a seguito di uno di questi fume event, viene indicato molto chiaramente "Do not make PA, public announcements", ossia non parlare pubblicamente delle sostanze contenute in questi fumi. E la Federazione dell'Aviazione Americana ammette che nel 2015 ci sono stati 98 di questi casi straordinari in un solo anno e solo in America. Ma poi Tim Stevenson, consulente medico di più compagnie aeree, confessa che solo nell'ultima in cui ha lavorato c'erano 1 or 2 a week smell events. 1 o 2 smell events a settimana. Lui preferisce chiamarli così perché forse fanno meno paura. Sta comunque parlando di una sola compagnia e solo in Europa. E poi ci tiene a specificare che Smell events includes everything, including the hydraulic fluid. It'll include fume events. Well, the vast majority of them are harmless. Ma chi lavora sugli aerei lo sa com'è l'aria che si respira sugli aerei? Proviamo a chiedere ai piloti che incontriamo all'aeroporto di Londra se conoscono questo problema. Are you a pilot? Yeah. Can I see these fume event stuff? Do you know about this? It can happen, yeah. The kind of thing like that is semi-common. What's about the smell? It's like kind of corrosive, so you can tell and you can feel it, frankly. Yes, like the burning eyes. Yeah, and you'll cry a bit. E se il primo ci dice che il problema è abbastanza comune e ci spiega anche come riconoscere l'odore, quest'altro pilota ci dice tecnicamente come mai ci sono. Some airplanes they can leak air conditioning fumes into the cabin. It doesn't happen that smoke. Fumes from the engines or from air conditioning systems. But it's true, it happens. It can happen. It's possible. And this thing about the people getting sick. Sometimes it happens. Yeah, I thought it was a conspiracy or. No. E le hostess in tutto questo che dicono? Can't be denied, but there's not much proof. Evidence, but it happens. No, because I see that there is many people with this syndrome and. Yeah, well, you know, put it this way. People started to smoke in the 50s and then they found out that obviously it was bad for your health. So it takes time for these things to materialize, so that's why it's happening now. Fume events is when you get some smell from the flight deck, usually oil coming from the air conditioning system, things like that. It can happen, yeah. It's true. Yeah, it can happen, yeah. I see that there are many of our colleagues pilots that are sick of this. Some people, yes. Aerotoxic syndrome, what's that? Basically, oil from mechanical moving parts got into the air conditioning. Poi, come se fosse la cosa più risaputa del mondo, ci spiega tutti i motivi per cui l'aria, a volte, può essere tossica, ma ci confessa anche che Why private companies say it's not true that? To protect themselves, to protect profit, basically. They say they don't happen, then they don't have to pay compensation, they don't have to pay, so it's stressful. Le parole di questi piloti non ci lasciano molto tranquilli. In Italia di tutto questo non si parla. Il fenomeno del fume event, lo conosce? No, non lo so. Non conosci? No. Ma lei è un pilota? Sì. C'è il fumo in cabina dovuto a... fume event, sì. Sì. Lo conosce? Sì. Appena capisce di cosa vogliamo parlare. Non è una cosa che succede spesso. Però succede di fatto. Sì, però è raro. La sindrome aerotossica, lei la conosce? No. Mai sentito? No. Quindi tutto perfetto. Forse non è perfetto. Io ho purtroppo un volo che mi passa. No, non ho mai sentito parlare. Vi siete accorti prima di andarsene di come è iniziato la frase? Forse non è perfetto. Forse non è perfetto. Io ho purtroppo un volo. E tutti purtroppo devono scappare appena sentono l'argomento. No, più che altro che sono veramente in corsa, ho proprio bisogno di scappare perché sono un volo in ritardo. Ma finalmente 2 piloti si fermano. Voglio capire se anche in Italia, dove nessuno ne parla, Dovesse saltare fuori sarebbe un casino per tutti, probabilmente. Mi sa che loro cominciano a mettere dei filtri, dei limiti e quant'altro e probabilmente avrebbe fatto un casino. voi non lo potete vedere, ma il suo è un sorriso di imbarazzo e mentre ci parla si guarda attorno come per paura di essere ascoltato. E poi c'è chi non solo non vuole rispondere, ma si preoccupa per giunta di finire in un'ipotetica ricerca. Non posso commentare se non conosco la... Se non vuole parlarne, no comment. Non posso niente. Hai capito? Che non posso essere nella tua ricerca a rispondere, ok? E non contenta, fa chiamare la sicurezza. Cercavo proprio te e mi hanno segnalato che c'è una persona che sta fermando delle persone e non sei accreditato per fare questo in aeroporto. A quanto pare in Italia è difficile parlare di questo argomento, ma qualcuno ci ha provato. La vicepresidente della Camera ed ex hostess Maria Edera Spadoni, che infatti ha promosso un'interrogazione parlamentare sull'argomento. Vorrei che fosse fatta chiarezza e si apra un dibattito sulla sindrome